Biglietto fatto, l'ingresso è per le 13:30, attenderemo circa 4 minuti perché dobbiamo aspettare la guida. L'entrata è solo con la guida. Una targa all'ingresso datata 2023 indica la partecipazione al restauro del sito archeologico degli Stati Uniti d'America, mentre i primi cartelli esplicativi come la mappa del complesso mostrano l'utilizzo di 3 lingue, lo spagnolo, l'inglese e il Quichua, la lingua indigena della famiglia Quechua, parlata in Ecuador, Perù e Colombia. Alla morte dell'Inca Atahualpa per mano spagnola, i gradi più alti dell'impero e il suo fedele generale Rumiñahui commissionarono la distruzione di ogni edificio esistente, oltre alla sottrazione di tutto l'oro presente, pur di non lasciare nulla agli spagnoli. È per questo che molti dei siti Inca si presentano quasi completamente rasi al suolo. Ma partiamo dal principio. L'insediamento nasce per mano dei Cagnari, che veneravano entità come il serpente, la tartaruga e soprattutto la luna, al contrario degli Inca, per cui sacro era il puma, che diede la forma alla città di Cusco, e stavolta il sole. Le colcas, strutture semisotterranee costruite col proposito di immagazzinare grano e tuberi, erano provviste di tetti in paglia. La casa costruita mostra un esempio di abitazione subentrata con gli Inca, con pietre prese dai letti dei fiumi, argilla sulle pareti e soprattutto forma squadrata, quando i Cagnari utilizzavano invece forme circolari ed ellittiche. Divinità assoluta dai Cagnari era la luna, dicevamo, il femminile. Il loro era infatti un sistema matriarcale. Le donne erano parte attiva nella vita politica e religiosa della società. Dovunque ci sia una pietra, huanca, di questo tipo, c'è una tomba. Qui siamo di fronte a quella della sacerdotessa. Sepolte insieme a lei furono numerose ragazze, molto giovani, vennero sepolte vive il giorno della morte della religiosa, dopo essere state ubriacate con la chicha de jora, una bibita fermentata a base di mais. Per gli Inca, invece, società patriarcale, il sole era la divinità centrale. Ancora oggi, nel mese di giugno, dopo il giorno più corto nell'emisfero australe, il 21 giugno, si festeggia il ritorno del sole con l'Inti Raimi. Nello spazio occupato dalle pietre si preparavano alimenti e la chicha de jora durante le grandi celebrazioni. Stavolta 2 sono le entrate, ci stiamo avvicinando ai luoghi delle personalità importanti. Atahualpa veniva qui ma solo di passaggio. Era solito spostarsi tra le varie località andine dell'impero settentrionale pur facendo base a Quito. La pietra coi buchi rappresentava il calendario, 13 mesi aveva l'anno, ogni buco, 28 in totale, rappresentava i giorni di ogni mese. Quando si riempivano d'acqua, quegli specchi erano l'unico modo per guardare il cielo e Dio. Guardarlo direttamente era infatti considerata una mancanza di rispetto. Infine il palasio delle persone importanti, gli sciamani, le sacerdotesse e le persone che accompagnavano Atahualpa durante le visite. Los incas eran considerados una cultura muy limpia, muy saludable, muy vital y muy organizada, ¿no? Ellos se bañaban con agua fría, por lo que ellos no padecían de ningún tipo de enfermedad. Eran saludables, estaban vitales, aptos para trabajar. Ellos también se realizaban las limpias con las plantas. ¿Y en qué le ayudaba a las plantas a limpiar? Su mentalidad y su alma, para que sus pensamientos sean buenos. Le pietre venivano tagliate dagli Inca in base alle loro utilità. La prima, allungata, veniva utilizzata a completamento degli edifici, per le finestre, perché più resistenti. Quelle a V erano le pietre sacrificali, dove venivano uccisi i lama, sacrificati al dio sole, e gli alpaca, agli dei minori. Ingapirca, il nome del sito, vuol dire muro Inca. Superati gli spazi dedicati all'entourage dedito a prendersi cura dei ranghi più alti della società, si raggiunge il punto più alto. Sotto al tempio di costruzione Inca si trova la pietra sacra di forma ellittica, chiamata Pacarina, dove i Cagnari adoravano e offrivano sacrifici alla dea Luna. Quando arrivarono, gli Inca costruirono intorno alla pietra questo tempio dedicato al sole, una porta principale e 2 scalinate, una a est e una a ovest, una dove nasce il sole, l'altra dove tramonta. 36 metri lungo, 12 metri largo, fino a 4 metri alto, qui si adorava, offrivano sacrifici, organizzavano cerimonie e qualche archeologo sostiene che dall'alto di esso potevano studiare l'astrologia, il solstizio d'estate e d'inverno e gli equinozi. Essendo posto in alto, era anche un luogo di avvistamento dei nemici. A guida di Tupac Yupanqui, gli Inca iniziarono infatti la conquista di molte culture partendo da Cusco. Questa fu la ragione per cui si crearono moltissimi nemici. Perfettamente allineata col sole, la sua luce ne illuminava ogni angolo. Siamo di fronte alla massima espressione dell'architettura Inca in Ecuador.
strada appena tornata, sono le 14:34 e noi abbiamo 3 ore e 30 circa per arrivare. Speriamo che la visita, come sempre, la vedremo insieme, speriamo che ne valsa la pena. Nel frattempo ho cambiato le impostazioni della camera, ora avremo un FOV più ampio, quindi una visione più larga, però come detto non avremo più l'orizzonte stabilizzato. Andiamo a vedere, dobbiamo testare. Come ci vedete, in teoria la visione dovrebbe essere più ampia, forse magari arriviamo a metà specchietti o anche tutti. Vamos! Ci abbiamo 192 km, la strada, come avete visto, la prima parte soprattutto non è il massimo. È cambiata anche la temperatura, saremo scesi di minimo di 5 gradi, saremo intorno ai 17-18 gradi. Salutiamo la cittadina di Ingapir, che è la sua comunità indigena che amministra anche il parco archeologico. Montagne praticamente prive di vegetazione, direi, anche se in questo momento sono l'unica cosa di cui si può godere in questo panorama. Stiamo scendendo lentamente, ma la situazione è così da circa 10 km. Appena entrati nella provincia di Chimborazo, nome in onore al più grande vulcano e alla più grande montagna dell'Ecuador. Finalmente scesi sotto le nuvole, si è aperto un po', mi vedete con i guanti differenti perché ci siamo fermati a togliere gli estivi che iniziavo a sentire le mani un po' fredde ed anche bagnate. Però ora la domanda è: ma quanto minchia di verde c'è? Pensate a passare qua nella loro stagione secca. Poi la strada diventa una sorta di fiumiciattolo, spettacolo! Sicuramente 2 colombiani, perché tutte le moto che abbiamo incrociato fino ad ora nel 99% dei casi avevano una targa colombiana. Sono curioso, 2560, per questo a livello di temperatura ora stiamo meglio. Guardate che spettacolo! Là in fondo è quasi inquietante, mamma mia, montagne mastodontiche, non so se riusciamo a trasmetterlo, ma qua la natura fa veramente tanto, ma tanto paura. Eccoli i paesaggi equatoriali che cercavamo, siamo quasi vicini alla linea dell'equatore. Ogni tanto pietre e piante che cadono, ecco qui è venuto giù qualcosa di più. Mentre a quest'ora il cielo sembra calmarsi. Il bello è che abbiamo visto ecuadoriani utilizzare l'ombrello soprattutto per proteggersi dal sole, ma non per la pioggia. Qua andiamo letteralmente a tastoni, bisogna fare assolutamente attenzione perché guardate, sono dei punti con dei massi, guardate qua, porca puttana, mamma mia, signore. Cioè, ti trovi proprio sul fango. Mamma mia ragazzi, che disastro. È venuta giù una parete della montagna. Una gomma. Cioè, ragazzi, non vedo. Porca puttana. Ma poi piove pochissimo oggi, io non so quando piove tanto cosa possa succedere. Questo è il motivo per cui si dice in Sud America non bisogna mai viaggiare di notte. Ora aggiungo con la nebbia. Stiamo camminando su un fiume. Che se non ci fosse la nebbia mi piacerebbe anche. La caffetteria qua, poverino, poi si allagano. E le altre dietro le faccio passare. Un bastardone. Che poi per i più curiosi, e anche per mia mamma che stamattina me l'ha chiesto, questa è la Panamericana E35. Le avevo assicurato che sarebbe stata una strada tranquilla, ma come ogni volta, non è colpa mia mami, come ogni volta qualcosa capita. Poi se mi chiedete
tra le cose che odio, forse al primo posto insieme al vento c'è la nebbia. Quanti metri siamo? 2005, infatti sto meglio. Mi ha detto praticamente di non superare, aspettiamo. Controlliamo sulla mappa dove siamo, questa strada tortuosa, penso che arrivati qua forse abbiamo un semaforo qua davanti, poi dovrebbe scorrere un po' meglio. Non ho la connessione 4G in quanto ho staccato i dati, altrimenti forse Google me lo segnalava come lavoro in corso. E siamo fermi da circa 10 minuti, ho anche spento la moto, speriamo bene perché ore di arrivo le 18:30 comincia ad essere un po' tardino, anche se lungo questa ruta ci hanno detto che è tutto abbastanza tranquillo. Intanto godiamoci il panorama. Tu che fai dietro? Sara dorme dietro? No, godiamoci il panorama che non vediamo, però immaginiamo. Spazio all'immaginazione. Questa è ancora la situazione in cui siamo intrappolati con una puzza di smog assurda. Forse c'è stato un incidente. Sono anche i bomberos, cioè i pompieri. Cavolo, ma qui è venuto giù tutto. Però dai, è fatta. Usciamo da questo banco di nebbia, per carità. Il tipo che ci ha detto di non superare si è fermato poi a controllare i lavori. Infatti aveva la macchina con l'adesivo amministrazione di Chimborazo. Un canyon praticamente. Siamo riusciti a raggiungere Guasuntos. Sassolino è caduto nella carecchiata. Di nuovo fila, stavolta ci proviamo un po' a passare. Anche perché per fare 100 km ci stiamo mettendo un'eternità e quindi sopraggiunge anche la notte, cosa che non va molto bene, soprattutto con questa moto che invece di un faro ha una candela praticamente. Proprietà privata. Grazie. Ragazzi, proprietà privata, quindi fanno pagare il pedaggio. Non mi far finire la frizione. Madonna se ripida, ragazzi. Mamma mia, un cambio del genere è pericolosissimo. Ricostruendo. Che difficoltà, Antonio, che difficoltà, qua i camionisti veramente sono messi sotto stress. Circa 80 km all'arrivo e siamo ancora immersi nella nebbia più tremenda. Chi di voi, se non vi dicessimo che siamo vicini all'equatore, ci crederebbe? È vero, siamo a 2 passi dall'equatore, ma siamo anche a oltre 3.000 km, a oltre 3.000 metri d'altezza, per cui la situazione e il microclima che si viene a creare è proprio quello che vedete nella stagione migliore per l'Ecuador, che loro definiscono inverno, ma è la stagione più calda e la stagione delle piogge insieme. Complicato da esplicare.
10 gradi in questo momento e riprende a piovere. Siamo appena entrati nel Parque Nacional Sangay, di cui però non vediamo nulla per il momento. 3400 metri sul livello del mare. Ci saluta la prefettura di Alausí. In questo momento sparita la nebbia, un raggio di sole che speriamo ci scaldi, cambio repentino delle condizioni climatiche, però il freddo persiste. Speriamo che non torna la nebbia, perché sono le 6 di sera, tra poco inizierà a scendere la notte e notte e nebbia è un mix che non mi gusta molto. Un'immensa distesa di conifere proprio sulla destra, comunità indigenas campesina. Siamo a Guamote, che è la prima destinazione che avevamo scelto, poi comunque eravamo curiosi di vedere la città di Riobamba, che è l'avamposto per le visite al vulcano Chimborazo. Ecco la vita cittadina di Guamote. Si ritorna a casa dopo una giornata di pascoli o dopo una giornata di lavoro. Corri Furia, corri! A te. Credo siano i loro familiari. Luce che un po' è scesa, sono le 6:35, siamo fuori tempo massimo e infatti Francesco dà gas. Paesaggio variopinto e suggestivo con le nuvole basse. Siamo alti ragazzi, 3400 metri. Quasi notte, si sono accesi i lampioni, ma aspettate, perché guardate sulla mia destra. È o non è un paradiso? Il tramonto, quando si apre, c'è una visibilità assurda. Siamo sul tetto del mondo, nel vero senso della parola. Sono emozionato. Quella che scorgiamo in fondo dovrebbe essere Riobamba, a soli 20 km da qua. Sapete quando una cosa non vi sembra vera? 3 km all'arrivo. Ecco, questa cosa non mi sembra vera. Sono le 7 tonde. Come sempre ci abbiamo messo un po' di margine per non arrivare di notte, ma questa volta lo avete visto, la strada non è stata dalla nostra parte. Quindi per esperienza bisogna aggiungere ancora più margine. Però ci hanno detto che queste zone dovrebbero essere tranquille, perlomeno speriamo. Comunque adesso diretti nel nostro ospedaje, dovrebbe avere il parcheggio per la moto, scarichiamo tutto e poi vediamo se andare a mangiare qualcosa, perché tra l'adrenalina, i muscoli leggermente tesi per la strada fatta, onestamente non ho neanche tanta fame. Difficile a credersi, ma non ho tanta fame. Fine giornata si fa sentire, qua si prepara la cena e lo sperro sempre presenti. Comunque, benvenuti a Riobamba. Qua dovremmo essere molto più bassi, infatti siamo a 2761. Oramai ce ne accorgiamo con le temperature. Adesso non è freddissimo. Qua curvone. Qua si magna, vedo un certo tipo di fumo e sento un certo odore. Riobamba, che non è per niente piccola, circa 115.000 abitanti, il cui nome eccezione è un'unione tra un termine spagnolo e uno inca. Rio, e cioè fiume, e bamba, derivante da pampa, pianura, rostisce senza sosta. Se sei a Riobamba, segui la traccia del fumo, troverai sicuramente da mangiare. 600 metri all'arrivo, le panetterie che sono sempre uno sballo. Dovrebbe essere qua sulla destra. Ah,
Allora, addirittura l'auto che se ne va in questo momento, ogni tanto una botta di culo. Arrivati. Grandi ragazzi! Ahora que soy grande sigo tocando el regalo que nos dieron no voy olvidando sabiendo que esto